Buona estate a tutti quanti, il Bocca è sempre qui a fare da mangiare per voi, a farvi sta bene, a insegnarvi qualche trucchettino della cucina. Quest'oggi voglio preparare un primo piatto che sicuramente piacerà a tanti, sono le penne alla corzara, tipica ricetta ilbana che ho ritrovato in un vecchissimo libro che la mia ragazza mi ha portato perché mi vuole tanto bene. E cosa dire? Una ricetta che mi ha subito intrigato già per il nome, perché corsari, pirati, livornesi, come ben sapete, proveniamo da quella gentaglia lì e ci piace anche fra le altre cose. E allora quest'oggi proporrò questa bellissima ricetta. E andiamo a vedere subito gli ingredienti per queste penne alla corzara. Allora, gli ingredienti sono di mare naturalmente e ci vorrà un moscardino piccolino di queste dimensioni, eviscerato, mi raccomando, lo pulite a modino, ne levate tutta la rena. Poi ci vorrà una seppia piccola, guardate, proprio una seppiolina, mi raccomando, se la pulite da voi fate in modo che il nero vi rimanga intero, se ve la fate pulire ditemi che il nero lo volete a parte. Poi ci vogliono 2 calamari, no totani, calamari, mi raccomando. Ci vuole 5 o 6 pomodorini che io precedentemente ho spellato. Se avete San Marzano fanno un sugo un po' più buono, ora è anche il momento, vi raccomando di comprarli. Del prezzemolo, un paio di spicchi d'aglio, una cipolla, 300 grammi di penne, oggi siamo un 3 si fa per 300 grammi, ci vuole un po' di vino rosso, un cucchiaino di conserva, sale, peperoncino perché è alla corzara, non è mia alla fate pane per fratelli, e naturalmente, come non può mai mancare, l'olio di vello buono, mi raccomando. Ma vediamo subito il procedimento. Naturalmente la prima cosa da fare sarà quella di prendere una bella cipolla. Questa è di Tropea dell'orto d'Andrea, si è arrabbiato un po' perché aveva intenzione di farla diventare un po' più grande. Sapete, lui ha questo canale Super Green dove ci fa vedere tutte l'orto botanica al 100%, ve lo consiglio di andare a vedere. E si è un po' arrabbiato, ma io l'ho presa uguale perché c'avevano odorino e infatti me la vado a mettere dentro il mio sughino. Ma veniamo subito a noi. Allora, abbiamo detto di fare un trito con questa cipolla e uno spicchio d'aglio, molto semplice, come quasi tutte le mie ricette, ve lo ridio. Io sono chef, sono cuoco e cerco di fare il meglio di quello che posso per divertirci noi e per farvi divertire anche a voi. Mi levate l'anima allo spicchio d'aglio, questa sarebbe l'anima, ossia come un bocciolino che ha dentro dove ci esce fuori poi degli altri agli. Facciamo un bel trito di questa robina qua, fatto il trito abbastanza fine ma non troppo. Metteremo una padella a scaldare, ci aggiungeremo 5 o 6 cucchiai d'olio e anche il trito. Ci aggiungeremo un paio di peperoncini, se vi piace piccante, se no ce ne aggiungete uno solo. Fate imbiondire la cipolla, mi raccomando non bruciarla. Imbiondire vuol dire abbassate leggermente, fatela stufare un pochino, tranquilla per conto suo. Nel frattempo andremo a prendere il moscardino, ci vado a dare una sciacquata, levati tutta la rena dai tentacoli, andremo a tagliare il polpo a pezzetti, scusatemi, il moscardino. Poi se avete il polpo va bene uguale, io quest'oggi ho trovato questi moscardini e ci ho fatto e l'ho fatto con questi. Controllate che non vi bruci il soffritto, mi raccomando. E poi fate dei pezzettini di moscardino piccolini, dei dadolini abbastanza fini. Prendiamo la testa, anche questa verrà tagliata a più pezzetti. Ora andiamo a rialzare leggermente il nostro soffritto per fargli prendere la giusta strinata. Mettete al massimo perché ora ci andremo ad aggiungere, quando vedrete che la cipolla avrà preso un giusto colore, ci andremo ad aggiungere il moscardino tritato. Faremo prendere bene tutto il sughettino, piano piano, fate soffriggere. Ora possiamo riabbassare il tutto, aspettiamo un pochino, stateci attenti che non vi si bruci per ora. Nel frattempo andremo a tagliare la seppia, anche questa la faremo a pezzettini leggermente più grossi anche del moscardino. E i calamari, non totani, mi raccomando, totani sono diversi, poi me lo scrivete, lo so che sono diversi, ma noi a Livorno abbiamo questa usanza a novembre di dire andiamo a fare totani, ma sono calamari, sicché ci dovete scusare, siamo un po', poi insomma ha ragione noi a Livorno, vero Andrea? Vai. Mi raccomando, tagliate anche le teste, i tentacoli sia della seppia che dei calamari. Qui il nostro moscardino inizia, vedete, a cambiare colore. Alziamo leggermente
facciamo prendere bene il fuoco. Tutta questa acquetta è l'acqua del polpo, come ben sapete i polpi sono dei molluschi cefalopodi, il nostro moscardino fa parte di quella famiglia lì e sono ricchi di acqua, infatti quando le andate a cucinare, noi un prato in chilo, fra pulirli e cucinarli vi ce ne rimaneva attretti. Il moscardino o il polpo, qualunque cosa usiate voi, dovrà rimanere 5-6 minuti da solo proprio nella padella a cucinare insieme al soffrittino. Passati quei 5 minuti andremo ad aggiungerci anche tutta l'altra robina che ho tagliato, ossia la seppia e i calamari. Anche i nostri calamari e le nostre seppie dovranno cambiare di colore arciando pecciando. Come possiamo notare sono passati qualche minuto, anche la seppia e i calamari hanno iniziato a prendere quel colorino sul violaceo che succede quando le mettiamo a cuocere questi cefalopodi invertebrati. Fatto questo lavoro, vedete c'è solo l'untino, i nostri molluschi sono a posto. È già più di 10 minuti che cuoce il nostro moscardino. Andremo ad aggiungerci il mezzo bicchiere di vino rosso, Chianti se ce l'avete giovane mi raccomando, se no ci mettete in vino rosso abbastanza giovane che ci avete. Fuoco bello alto quando mettete a fare evaporare il vino o qualche altro liquido, o quando mettete anche un cibo freddo, perché abbassate il livello di cottura, la gradazione, e peggiorate secondo me la riuscita del piatto. Facciamo evaporare bene tutto il vino rosso, deve rimanere solo il profumo, ve l'ho già detto più una volta, non sono un grande estimatore del vino nei piatti di mare perché cambia un po' l'acidità, il sapore del pesce, ma la ricetta dice così e noi si fa così, perché sicuramente piglia un colore violaceo, nero, un po' come la bandiera dei pirati, no? Fatto ritirare tutto, aggiungiamo il cucchiaino di concentrato, abbassiamo leggermente per ora, facciamo sciogliere il concentrato a modino in questo sughettino e nel frattempo andiamo a pulire e a tagliare i nostri pomodorini. Pulire nel senso che dovete levarne il picciolo e aggiungiamo con i pomodori, aggiungiamo il nero della seppia, va bene? Che voi mettete i pomodori qui dentro con tutto il brodino, perché del brodino serve, e alziamo e andiamo ad aggiungere dentro il nostro sughettino. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura, naturalmente voi vi siete già preparati perché ora andremo quasi subito a immettere le nostre penne. Basterà che fa riprendere il bollore a questo sughettino magico. Intanto andiamo a sfare anche il nero della seppia, vedete, guardate, ha cambiato colore, prende proprio questo colore un po' particolare sul violaceo che ricorda un po' la bandiera di noi corsari, viola nero, nero viola, ti faccio nero, ti faccio viola, è la stessa cosa. Abbassiamo e lasciamo cuocere così per 5 minuti tutto il nostro sughettino, va bene? L'acqua qui delle penne bolle e allora se bolle il bocca la butta dentro, vi girate ogni tanto mi raccomando perché se no vi si attacca. Medio basso si è detto, il fuoco scoperto. Mentre cucinava la pasta io ho lasciato cucinare anche il sugo, ora la vado a scolare, bella al dente mi raccomando, anche se non ci lasciate l'acqua va bene uguale perché qui ce n'è un pochino che dovremo far ritirare. Alziamo bene il fuoco e andremo a rigirare le nostre penne alla corsara. Guardate che bellezza signori, guardate perché è da levarsi l'anima. Nel frattempo ci andiamo ad aggiungere anche un po' di prezzemolino, ancora una bella giratina, altri 30 secondi per far amalgamare bene tutto il sughino e far cuocere definitivamente la nostra pasta. Amalgamate bene il sughino alla pasta, fate ritirare tutto il brodino in più e a questo punto sarà quasi pronta. Guardate che bellezza di pasta. Eccoci qua pronti, un'altra giratina per far tirare fuori l'amido e far colorare la pasta. Spengiamo il fuoco naturalmente e andiamo a servire questo connubio di sapori. Qua ci mettete due scampolini sopra e il gioco è fatto. Mi raccomando, il sale lo mettete prima di saltare la pasta nel sughettino, non l'avete visto ma io l'ho fatto. E ora vado a fare un assaggino di questa pasta eccezionale, le penne sono belle durine come mi piacciono a me, piglio anche due scampolini perché voglio sentire se sono cotti a modino. Hanno cotto circa una mezz'oretta in tutto.
ma reminate. Bello piccantino, mi piace a me. Il totanino, la seppiolina sono belli croccantini, ma hanno cotto secondo me perfettamente, non sono gommosi come quelli per giù a palanestro. E che dirvi di più? Provatela, assaggiatela, poi me lo dite. Saluto tutti quanti i miei affezionados, tutti quelli che mi seguono da tutte le parti del mondo. Sono diventato anche internazionale, ho visto quel ragazzo lì che c'ha il ristorante in America che ha pubblicato, che ha fatto la mia ricettina di piscia all'etrusca. Le mando un grande saluto a tutti italo-americani, per vi pare a voi. Grazie e ci vediamo alla prossima.